Allora, dobbiamo scomporre questa frazione e semplificarla per poi giungere a questa conclusione. Vediamo un attimo da dove possiamo iniziare. Quindi, ad esempio, al numeratore la cosa più immediata da fare potrebbe essere quella di raccogliere una B, perché ovunque è presente una B. E allora l'unica cosa che effettivamente si può fare per effettuare un raccoglimento totale è quello di tirar via la B. Questa è una possibile alternativa. Per quanto riguarda il denominatore invece si hanno le idee più chiare, perché da entrambe le parti è presente minimo una A e minimo una B. Questo vuol dire che potrei raccogliere AB e quindi nel primo caso mi rimarrebbe un A alla seconda e nel secondo caso invece mi rimarrebbe una B alla seconda. Ora, se noi sopra effettivamente andiamo a raccogliere la B adesso, cosa ci rimane? Ci rimane un A alla terza meno A quadro B più AB quadro meno B alla terza. Ok, quindi immediatamente potremmo andare a semplificare che cosa? La B. Una volta che abbiamo semplificato questa B, dobbiamo concentrarci per capire cosa possiamo semplificare e raccogliere ancora al numeratore. Allora a questo punto conviene procedere con un raccoglimento parziale. Quindi ad esempio, per quanto riguarda questa prima cosa qui, potremmo pensare di raccogliere una alla seconda. Se io raccolgo alla seconda, mi rimane A meno B. Poi, per quanto riguarda quest'altro fattore, posso andare a raccogliere invece una B alla seconda e quindi mi rimane di nuovo A meno B. Sotto fratto sempre A che moltiplica A quadro più B quadro. Ed effettivamente adesso ci siamo perché di cosa mi accorgo adesso? Che questo pezzo qui è identico, quindi lo posso raccogliere, ottenendo così A meno B che moltiplica A quadro più B quadro. Allora sotto è rimasto A che moltiplica A quadro più B quadro e di conseguenza posso andare ormai a semplificare questo con questo ed ecco come mai ottengo il mio risultato A meno B fratto A. E questo dunque è tutto l'esercizio.